Eccomi qua. Allora, ecco le nostre spalle cucite. Si presenta così, vedete? Adesso cosa facciamo? Riprendo la parte sotto. Io ho già agganciato il mio filo e vi faccio vedere. Allora, vediamo di prendere il filo giusto. Allora, ho agganciato il filo qui dove ho la cucitura. Faccio 3 catenelle, 1 2 3. Sto usando l'uncinetto del numero 3 in modo che la lavorazione qui nella parte sotto della maglia mi risulta più morbida, ecco, altrimenti poi stringe. Quindi ho fatto 3 catenelle più una di separazione. Allora salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, una catenella, salto una maglia seguente, maglia alta, una catenella, salto una maglia seguente, maglia alta, una catenella, salto una maglia seguente, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia seguente, maglia alta. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo una maglia di base, nella maglia seguente facciamo una maglia alta, ok? Così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora io ho finito il mio giro e ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso dobbiamo ripetere questo giro altre 3 volte, quindi facciamo 1 2 3 più una catenella di separazione, saltiamo lo spazio di una catenella, andiamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta, una catenella, saltiamo, andiamo sulla maglia alta, una maglia alta, una catenella, saltiamo, maglia alta e facciamo una maglia alta, ok? Quindi dobbiamo fare in tutto complessivamente 4 giri a punto rete, ok? Quindi ci ritroviamo quando abbiamo finito i nostri 4 giri. A dopo. Eccomi qua, finito il giro abbiamo fatto 4 giri a punto rete, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta saltando una maglia. Adesso facciamo 1 2 3 catenelle e vado qui nello spazio di una catenella e faccio una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta all'interno dello spazio di una catenella e una maglia alta sulla maglia alta. Quindi abbiamo 1 2 3 4 5 maglie alte, 2 catenelle, quindi saltiamo lo spazio di una catenella e andiamo nella maglia seguente, quindi facciamo una maglia alta all'interno qui nello spazio di una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nello spazio di una catenella e una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle e ripetiamo, saltiamo lo spazio di una catenella, andiamo sulla prima maglia alta che ci troviamo, facciamo una maglia alta nello spazio di una catenella, maglia alta sulla maglia alta nell'archetto di una catenella e maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle e andiamo avanti così per tutto il giro, ok? Eccomi qua, ho finito il giro, quindi ho fatto le 5 maglie alte separate da 2 catenelle. Adesso facciamo che con delle maglie bassissime arriviamo qui dove abbiamo le 2 catenelle di separazione, quindi saltiamo tutte le 5 maglie alte, entriamo qui nell'archetto di 2 catenelle, facciamo 3 catenelle più una,
anzi 2 catenelle, facciamo allora 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione, entriamo di nuovo nell'archetto e facciamo una maglia alta, ok, 2 catenelle, 3 catenelle, allora 3 catenelle, andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, 1 2 3 catenelle di separazione, saltiamo le 5 maglie alte, andiamo nell'archetto delle 2 catenelle, quindi facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, ancora 3 catenelle, saltiamo le 5 maglie alte, andiamo nell'archetto delle 2 catenelle, facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi adesso dobbiamo andare così, avanti così per tutto il giro, ok? Quindi facciamo queste V, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle di separazione, saltiamo nell'archetto successivo e ripetiamo il motivo. Eccomi qua, allora ho finito il giro, ho chiuso nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, sono entrata dentro l'archetto delle 2 catenelle e ho fatto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso rientro nell'archetto e faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro, ancora 2 maglie alte, 1 2 1 2 3, vado nel prossimo archetto qui dove abbiamo maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, così 1 2 3 catenelle. Adesso qui nel prossimo archetto di una maglia alta, catenelle, maglia alta, facciamo 7 maglie alte, scusate, 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 catenelle, vado nel prossimo archetto, faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle, prossimo archetto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3, prossimo archetto, 7 maglie alte, scusate, 6 maglie alte, mi sono niente, ho in testa 7, 2 3 4 5 6 1 2 3, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Allora andiamo avanti così per tutto il giro, ok? Eccomi qua, finito il giro ho chiuso nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso vado nell'archetto delle 2 catenelle, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro e faccio ancora 2 maglie alte, quindi faccio ancora 3 catenelle, vado nel secondo ventaglietto e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle. Adesso andiamo qui nel gruppo delle 6 maglie alte, entriamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia bassissima, 1 2 3, vado nella seconda maglia e faccio ancora una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, vado nella prossima maglia, ancora maglia bassissima, 1 2 3, prossima maglia,
maglia bassissima, 1 2 3, vado nella prossima maglia, faccio ancora una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, vado sull'ultima maglia e faccio una maglia bassissima, così. Quindi abbiamo 1 2 3 4 5 archetti, 1 2 3 catenelle, vado nel ventaglietto e vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 3 catenelle, vado nel prossimo ventaglietto e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, sistemo il filo e 2 maglie alte, 1 e 2, 1 2 3 catenelle, ripetiamo. Quindi vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, 1 2 3, prossima maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, nella prossima maglia bassissima, 1 2 3, maglia bassissima, 1 2 3, andiamo nella prossima maglia, facciamo ancora una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, andiamo sull'ultima maglia e facciamo una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle e lavoriamo ancora i ventaglietti, ok, 2 catenelle, 2 maglie alte, così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, alla fine del giro ho chiuso, sono dentro il ventaglietto, faccio 3 catenelle iniziali, poi rientro, faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle di separazione, vado nel prossimo ventaglietto e faccio le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle, quindi vado nel primo archetto e faccio una maglia bassissima, 1 2 3, vado nel prossimo e faccio ancora una maglia bassissima, 1 2 3, quindi completiamo tutti gli archetti facendo 3 catenelle e una maglia bassissima in ogni archetto, così, 1 2 3 catenelle, andiamo qui nel prossimo ventaglietto, facciamo le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, andiamo nel secondo ventaglietto e facciamo le 2 maglie alte separate da 2 catenelle e poi ancora 2 maglie alte. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro, dobbiamo lavorare i ventaglietti e il nostro motivo, la nostra pigna, quindi dobbiamo fare le 3 catenelle, una maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassissima, ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, quindi sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso entro qui nel ventaglietto con delle maglie bassissime, io non riesco a mettere a fuoco bene, ok. Quindi faccio 1 2 3 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, ancora 2 maglie alte, quindi adesso facciamo 2 catenelle, una maglia alta qui al centro delle 3 catenelle, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta lavorata sempre nello stesso
punto, 2 catenelle e faccio il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 1 2 3 catenelle e continuo qui a lavorare i miei archetti di 3 catenelle, quindi entro nel primo archetto, maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, secondo archetto, maglia bassissima, 1 2 3, andiamo nel prossimo, facciamo una maglia bassissima, 1 2 3, andiamo nel prossimo, maglia bassissima, 1 2 3, quindi salto qui nel ventaglietto e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle, vado al centro delle 3 catenelle, io entro direttamente dentro la catenella, voi se preferite andate sotto le catenelle, ok? Io vado entro proprio dentro, ho la catenella centrale, quindi faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, 2 catenelle e vado avanti a lavorare i ventaglietti. Ecco, così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, arrivata alla fine del giro faccio le mie 3 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso faccio una maglia bassissima sulla maglia alta e una maglia bassissima e arrivo nell'archetto, 1 2 3 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e qui all'interno della abbiamo fatto qui una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi entro qui nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, 2 catenelle e continuo i miei ventaglietti, quindi faccio le 2 maglie alte, le 2 catenelle e 2 maglie alte, 3 catenelle e continuo i miei archetti, quindi vado nel primo, ho fatto una maglia bassissima, 1 2 3, vado nel prossimo, maglia bassissima, 1 2 3, vado nel prossimo e faccio la mia maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, quindi vado nel primo ventaglietto, faccio le mie 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle e qui in questa, diciamo in questa V faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, 2 catenelle e continuo la lavorazione, quindi faccio il mio ventaglietto, 3 catenelle e poi lavoro le mie maglie bassissime negli archetti, ok? Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, ho finito il giro, faccio le mie solite maglie bassissime per entrare qui nell'archetto, 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle, entro qui nello spazio di una catenella, faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo nel prossimo ventaglietto, facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 3 catenelle e andiamo avanti qui a fare le nostre maglie bassissime, quindi facciamo una maglia bassissima, 3 catenelle, entro nell'archetto, faccio una maglia bassissima e 3 catenelle e vado avanti a lavorare i ventaglietti, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2
catenelle di separazione e lavoriamo qui dentro lo spazio di una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 2 catenelle di separazione e lavoriamo il ventaglietto. 1 2 3 catenelle e adesso lavoriamo qui dove abbiamo i nostri archetti, quindi una maglia bassissima, 1 2 3, entro nell'archetto e faccio una maglia bassissima, 1 2 3 e andiamo avanti con il giro. Ok, quindi ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro, adesso come al solito facciamo le maglie bassissime, andiamo all'interno delle 2 catenelle, facciamo 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle, andiamo qui al centro, facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 2 catenelle, andiamo nel prossimo ventaglietto e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Allora, 3 catenelle e adesso facciamo una maglia bassissima qui al centro dell'archetto, quindi andiamo qui e facciamo una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle e andiamo avanti a lavorare i ventaglietti. Qui 1 ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, così in questa maniera. Ok, eccomi qua, finito anche questo giro, quindi vado dentro le 2 catenelle, ci arrivo con delle maglie bassissime e faccio le solite 3 catenelle per iniziare con una maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle, ancora 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Adesso qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella, una maglia alta, all'interno lavoriamo 6 maglie alte, 2 3 4 5 6, 2 catenelle di separazione, entriamo nel ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, facciamo 2 catenelle, quindi qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle, una maglia bassissima e 3 catenelle, saltiamo questo e andiamo nel primo ventaglietto qui, quindi facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, così. Quindi adesso ricominciamo, facciamo 2 catenelle, andiamo qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella, una maglia alta, all'interno qui della catenella facciamo 6 maglie alte, 2 3 4 5 6, 2 catenelle di separazione e nel ventaglietto successivo facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle e chiudiamo nel prossimo ventaglietto, quindi saltiamo qui dove abbiamo chiuso la pigna,
quindi facciamo le 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, ho finito il giro e vado qui nelle 2 catenelle del ventaglietto, quindi faccio le 3 catenelle, rientro, faccio allora 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3 catenelle. Quindi adesso ricominciamo a fare questa lavorazione, quindi andiamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia bassissima, così 1 2 3 catenelle, vado nella prossima maglia e faccio una maglia bassissima, 1 2 3, prossima maglia bassissima, 1 2 3, la prossima maglia una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, prossima maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, prossima maglia bassissima, 1 2 3 catenelle. Quindi adesso vado avanti con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, facciamo 2 catenelle, andiamo nel prossimo ventaglietto e facciamo le 2 maglie alte separate da 2 catenelle, rientriamo e facciamo ancora 2 maglie alte, così facciamo 3 catenelle e ricominciamo a fare le maglie bassissime qui nelle 6 maglie alte, quindi faccio la prima, 1 2 3 catenelle, faccio la seconda, 1 2 3 catenelle, faccio la terza e così via. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Ho finito il giro. Adesso dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato qua, quindi adesso cosa facciamo? Rientriamo qui nel ventaglietto, facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle e lavoriamo qui i nostri archetti. Quindi quello che abbiamo fatto qua lo dobbiamo rifare qua, ok? Quindi adesso andate da sole, andate avanti da sole per altri 2 giri. Quindi adesso fate 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, lavorate qui le maglie bassissime, fate le 3 catenelle e una maglia bassissima in ogni archetto, poi ancora 3 catenelle e un ventaglietto. Ok, quindi ripetete quello che avete fatto qua e vi fermate quando abbiamo ottenuto in tutto 4 giri, quindi noi dobbiamo avere 4 di questi. Sopra qui la pigna abbiamo le 2 catenelle, quindi dobbiamo ottenere ancora 2. Ok, quindi fate ancora 2 giri e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora siamo arrivati ai 4 giri. Ok, adesso con una maglia bassissima vado qui all'interno delle 2 catenelle, faccio 3 catenelle, rientro e faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle e ancora 2 maglie alte, 1 2 3, quindi vado a fare le mie maglie bassissime nell'archetto delle 3 catenelle, 1 2 3, 1 2 3 e adesso 1 2 3 e vado a fare il mio ventaglietto, quindi faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ok, adesso giro il lavoro, quindi allora adesso dobbiamo lavorare le pigne separatamente, quindi le dobbiamo lavorare una per una separatamente. Quindi adesso abbiamo fatto qui la prima, giro il lavoro,
vado nell'archetto delle 2 catenelle con una maglia bassissima, faccio le mie 3 catenelle per iniziare con una maglia alta, rientro, faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle e vado qui a fare una maglia bassissima, 1 2 3, entro nel secondo archetto e faccio una maglia bassissima, 1 2 3, vado nel mio ventaglietto e faccio 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, giro di nuovo il lavoro, quindi sempre con una maglia bassissima vado all'interno delle 2 catenelle e ricomincio il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 1 2 3, quindi qui è rimasto solo un archetto e faccio una maglia bassissima, 1 2 3, vado a fare il mio ventaglietto, ok, adesso giro ancora il lavoro, quindi con delle maglie bassissime vado qui dentro il mio archetto, 1 2 3, quindi faccio una maglia alta non chiusa, scusate un attimo, quindi abbiamo fatto 2 maglie alte non chiuse, vado nel secondo ventaglietto e faccio 2 maglie alte chiuse a metà, così, e chiudo una catenella, tiriamo il filo e tagliamo, lasciamo il filo un pochino lungo in modo che poi possiamo nascondere bene col lago, oppure se preferite con l'uncinetto, io lo nascondo col lago, ecco, e questo è la nostra pigna chiusa, ok? Quindi adesso dobbiamo continuare, dobbiamo andare avanti con le altre. Allora inizio e poi andate avanti da sole, quindi entro nel mio ventaglietto e faccio il mio nodo, io faccio sempre 2 nodi, quindi entro e faccio 1 2 3 catenelle, rientro, una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 1 2 3 catenelle, lavoro la mia pigna, 1 2 3, faccio le mie maglie bassissime, 1 2 3 e vado qui nel ventaglietto, quindi faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, giro il lavoro e continuo a lavorare fino a chiudere come vi ho fatto vedere qui, ok? Quindi andate avanti e lavorate tutte le pigne separatamente, e quando abbiamo finito di fare tutte le pigne poi andiamo a fare anche le maniche, ok? A dopo. Eccomi qua, allora ho finito tutti i miei motivi, ecco, quindi questo, la parte sotto è terminata, quindi ho fatto tutti i miei motivi, li ho chiusi uno per uno e qui siamo a posto. Adesso facciamo le maniche. Allora io ho già fatto una manica, eccola qua, e ho chiuso come abbiamo fatto con il bordo, quindi ho chiuso ogni motivo separatamente, vi faccio vedere qua, poi devo nascondere i fili e poi devo dare una passata anche col ferro, quindi con il vapore, devo sistemare con il vapore.
ok. Allora qui c'è un marcapunti, perché io da qui ho iniziato con l'uncinetto del 2,5, quindi da qui al marcapunti con l'uncinetto del 2,5, da qui in poi sono andata avanti con l'uncinetto del 2. Perché con l'uncinetto del 2,5 la manica mi veniva troppo larga, dato che io non ho un braccio diciamo molto sottile, ecco, con la manica larga mi faceva, cioè il braccio, mi faceva il braccio un po' troppo grosso e a me non piaceva, e quindi ho preferito, invece di diminuire dei punti, ho preferito cambiare uncinetto e lavorare con un uncinetto più piccolo, ok. Poi se a voi va bene continuate con lo stesso uncinetto, cioè con l'uncinetto che state lavorando. Allora, poi per quanto riguarda qui lo scalfo, allora io ho provato la mia maglia e la maglia a me da qui dove c'è lo scalfo mi risultava troppo larga. Allora cosa ho fatto? Da qui, da dove abbiamo le maglie alte, fino a qui dove finiscono le maglie alte, ho fatto un giro a maglia bassa e ogni 4 maglie basse ho diminuito una maglia, ok. Se per voi va bene lasciate così, oppure se vi risulta lo scalfo vi risulta troppo largo, fate la stessa cosa, fate un giro di maglie basse, diminuite una maglia ogni 3-4 maglie, ok. Allora ripeto, io adesso inizio a fare la manica con l'uncinetto del 2,5, dopo quando finisco di fare il primo motivo, qui il primo motivo, poi passo con l'uncinetto del 2, lavorerò con l'uncinetto del 2. Allora inizio. Allora inizio, faccio 3 catenelle, 3 catenelle, sono la prima maglia alta, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, una catenella, rientro, ancora 2 maglie alte, quindi nella stessa maglia di base ho lavorato 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Qui noi dove abbiamo la maglia bassa facciamo ancora 2 maglie alte, una catenella di separazione, 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle di separazione. Qui dove abbiamo il ventaglietto entriamo, facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, 2 catenelle di separazione. Qui dove abbiamo la maglia bassa facciamo 2 maglie alte, una catenella di separazione, rientro e faccio ancora 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, ancora vado qui nel ventaglietto, faccio 2 maglie alte, una catenella di separazione e 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle di separazione. Adesso ripetiamo, facciamo qui dove abbiamo la maglia bassa una maglia alta, una catenella e una maglia alta, 2 catenelle di separazione, entriamo qui nel ventaglietto, facciamo 2 maglie alte, una catenella di separazione, rientro e faccio ancora 2 maglie alte. Quindi dobbiamo fare questa lavorazione per tutto il giro, quindi 2 volte dobbiamo lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, entriamo nel ventaglietto, facciamo ancora 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle di separazione e lavoriamo il nostro punto a V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Allora io ho fatto questa manica e in questa manica a me sono venuti fuori 15 motivi, ok. Quindi se seguite la mia misura cercate di ottenere 15 motivi. Quindi adesso noi qui
abbiamo le maglie alte, quindi magari facciamo un ventaglietto, saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo un altro ventaglietto, oppure ne saltiamo 3 e nella quarta facciamo, cioè ne saltiamo, giusto, ne saltiamo 3 e nella quarta facciamo il ventaglietto. Insomma, dobbiamo cercare di ottenere gli stessi motivi in tutte e due maniche, mi raccomando, perché a volte può capitare che in una manica facciamo, che ne so, per dire 10 motivi e nell'altra ne facciamo 11, oppure in una facciamo 10 motivi e nell'altra ne facciamo 9, quindi poi le maniche non vengono uguali, ok? Quindi adesso io cercherò di ottenere anche in questa manica 15 motivi in tutto, quindi 1 2 3 4 5 6 7, quindi devo andare avanti fino ad arrivare a 15. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata e ho fatto la fine, sì, la fine, scusate, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho i miei 15 motivi. Adesso vado all'interno qui del primo ventaglietto e faccio 1 2 3 catenelle, rientro, faccio una maglia alta, quindi in tutto 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Scusate un attimo che devo guardare lo schema. Quindi una catenella di separazione, vado nel prossimo qui ventaglietto e faccio 2 maglie alte, una catenella di separazione e 2 maglie alte, una catenella di separazione. Qui dove noi abbiamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, all'interno lavoriamo 6 maglie alte, 2 3 4 5 6, una catenella di separazione, vado nel prossimo ventaglietto e faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, così, una catenella di separazione, vado nel prossimo ventaglietto e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, una catenella di separazione, 6 maglie alte, 2 3 4 5 6, una catenella di separazione e ripetiamo i motivi, ok? Quindi facciamo 2 volte 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione, andiamo nel prossimo ventaglietto, facciamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione, e qui dove noi abbiamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, all'interno della catenella lavoriamo 6 maglie alte, ok? Quindi ripetiamo questo per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, ho finito il giro, ho chiuso nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso con un'altra maglia bassissima vado all'interno della catenella, 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia, e poi rientro e ho fatto un'altra maglia alta, una catenella di separazione, ancora rientro e faccio ancora 2 maglie alte, una catenella di separazione. Allora, sì, vado qui, vado nel prossimo ventaglietto, faccio 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, ok? Adesso facciamo 2 catenelle, e qui dove abbiamo le 6 maglie alte entriamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia bassissima, così, 1 2 3 catenelle, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, maglia seguente, maglia bassissima, 1 2 3, maglia seguente, maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, maglia seguente, maglia bassissima, 1 2 3, maglia seguente,
maglia bassissima. Quindi abbiamo 1 2, faccio vedere bene, 1 2 3 4 5 archetti di 3 catenelle. Adesso facciamo 2 catenelle e qui nel ventaglietto facciamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una catenella di separazione. Vado nel prossimo ventaglietto e faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Adesso ripetiamo 2 catenelle e ripetiamo qui i nostri archetti. Quindi vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, vado nella prossima maglia, maglia bassissima, 1 2 3, prossima maglia, maglia bassissima, 1 2 3. Lavoro tutte le maglie alte con una maglia bassissima, quindi faccio le 3 catenelle e una maglia bassissima sulla maglia alta, 1 2 3, maglia bassissima sulla prossima maglia, quindi 1 2 3 4 e 5, 2 catenelle e ripetiamo quello che abbiamo fatto qua. Quindi lavoriamo i nostri ventaglietti separati da una catenella. Ok, eccomi qua, ho finito il giro. Allora io ho chiuso nella terza catenella iniziale e ho già fatto le mie maglie bassissime per arrivare qui nella catenella dentro il ventaglietto. Quindi faccio 3 catenelle, rientro, maglia alta, una catenella, rientro, ancora 2 maglie alte, una catenella di separazione. Quindi entro qua nel ventaglietto, faccio ancora 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, vado avanti e faccio 2 catenelle e vado avanti qui con i miei archetti. Quindi vado nel primo archetto e faccio una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, prossimo archetto, maglia bassissima, 1 2 3, prossimo archetto, maglia bassissima, 1 2 3, prossimo archetto, maglia bassissima, 1 2 3, prossimo archetto, maglia bassissima, così. Quindi facciamo 2 catenelle e andiamo avanti a lavorare i ventaglietti. È venuta male. Allora 1 2, una catenella, rientro, 2 maglie alte, adesso una catenella di separazione, passo nel prossimo ventaglietto, faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e continuo con i miei ventaglietti. Quindi entro nel primo, faccio la maglia bassissima, faccio ancora 3 catenelle, maglia bassissima e così via. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora ho finito il giro, ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso con un'altra maglia bassissima, anzi con 2, arrivo dentro il ventaglietto. Quindi faccio ancora 3 catenelle, una maglia alta all'interno della catenella di separazione, rientro e faccio ancora 2 maglie alte. Qui noi di solito facciamo una catenella di separazione, questa volta facciamo 2 catenelle, 1 2 catenelle di separazione. Quindi entriamo nel prossimo ventaglietto, facciamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle e lavoriamo i nostri ventaglietti. Quindi vado nel primo e faccio una maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, vado nel prossimo archetto, maglia bassissima, 1 2 3, prossimo archetto, maglia bassissima, 1 2 3, vado nell'archetto e faccio una maglia bassissima, 2 catenelle e lavoro i miei ventaglietti. Quindi faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Questa volta facciamo 2 catenelle di separazione, passiamo nel prossimo ventaglietto
e lavoriamo le 2 maglie alte separate da una catenella. Ancora 2 maglie alte, così 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, ho finito anche questo giro. Entro qui nel ventaglietto con delle maglie bassissime, faccio 3 catenelle, rientro e faccio una maglia alta, una catenella, rientro e faccio 2 maglie alte, una catenella di separazione. Adesso qua dove abbiamo le 2 catenelle facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione, vado nel ventaglietto e lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, lavoro i miei archetti, 2 3 catenelle, maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, maglia bassissima, 1 2 3, vado nel mio ventaglietto, lavoro le mie maglie, una catenella, qui dove abbiamo le 2 catenelle facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione e lavoro il mio ventaglietto, 1 2 2 catenelle di separazione e lavoro qui i miei archetti. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, allora finito il giro ho già fatto il mio ventaglietto, quindi faccio una catenella, entro qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella, una maglia alta, entro e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione, quindi vado nel prossimo ventaglietto e faccio le 2 maglie alte separate da una catenella e ancora 2 maglie alte, 2 catenelle e continuo qui i miei archetti, quindi entro e faccio la prima maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, vado nel prossimo archetto, maglia bassissima, 2 catenelle e lavoro il mio ventaglietto, una catenella e 2 maglie alte, una catenella e ripeto, quindi qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella e una maglia alta, entro e faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione e continuo, vado avanti a fare il ventaglietto e qui i miei archetti, 2 catenelle, maglia bassissima, 1 2 3 catenelle, vado nel prossimo archetto, maglia bassissima, 2 catenelle e vado avanti così fino alla fine del giro. Eccomi qua, alla fine del giro ho chiuso e ho iniziato a fare il mio ventaglietto con le maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una catenella, andiamo qui dove abbiamo la maglia alta, una catenella e una maglia alta, entriamo, facciamo ancora una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione e lavoro il mio ventaglietto, così 1 2 catenelle, vado nell'ultimo archetto rimasto e faccio una maglia bassissima, 2 catenelle e lavoro il mio ventaglietto, 1 2 una catenella e lavoro qui, vado nella catenella di separazione, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione e vado a lavorare il mio ventaglietto, 1 e 2, così, ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro.
Eccomi qua, finito anche questo giro. Adesso a questo punto io cambio uncinetto come ho fatto nell'altra manica, quindi appena finito il mio motivo ho cambiato uncinetto, sono passata con l'uncinetto del 2, ok? Se per voi va bene, continuate con lo stesso uncinetto che state lavorando, va bene? Allora, con una maglia bassissima arrivo sempre qui dentro il ventaglietto, faccio le 3 catenelle, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Facciamo una catenella di separazione, lavoriamo ancora qui dove abbiamo le V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, lavoriamo ancora una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella di separazione. Andiamo avanti a lavorare il ventaglietto. Adesso qui dove noi abbiamo chiuso non abbiamo più ventaglietti, quindi facciamo una catenella, andiamo nel ventaglietto e lavoriamo le nostre maglie. Una catenella di separazione, lavoriamo la maglia alta separata da una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, una catenella di separazione e andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi facciamo il nostro ventaglietto, una catenella, saltiamo qui dove abbiamo la chiusura del nostro motivo, non abbiamo più archetti, quindi andiamo direttamente nel ventaglietto e lavoriamo le nostre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, questo è l'ultimo giro che vi faccio vedere e poi andate avanti da sole. Perché? Perché adesso ripetiamo le 6 maglie alte e poi dovete andare avanti come abbiamo fatto fino adesso, ok? Quindi adesso entriamo qua nella catenella di separazione, facciamo le 3 catenelle, rientro, faccio una maglia alta, catenella, maglia alta, 2 maglie alte, così, una catenella di separazione. Adesso qui dove abbiamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, andiamo a lavorare 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella di separazione, 2 maglie alte nel ventaglietto, una catenella di separazione e 2 maglie alte, una catenella di separazione, vado qui nel prossimo ventaglietto e faccio 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una catenella di separazione, vado nella catenella di separazione qui e faccio le 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella di separazione, vado avanti con i miei ventaglietti, ok? Allora nel prossimo giro, quando finite di fare questo giro, iniziate a fare gli archetti, quindi fate qui abbiamo il ventaglietto, quindi nel prossimo giro entrate nel ventaglietto, fate 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, poi 2 catenelle di separazione, andate sulla prima maglia alta e chiudete con una maglia bassissima, 3 catenelle, maglia seguente, maglia bassissima, 3 catenelle, maglia seguente, maglia bassissima. Quindi dovete ripetere tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, fino alla lunghezza che desiderate. Quindi prendete la misura del vostro braccio e poi andate avanti per tutta la lunghezza. Quindi dovete ripetere sempre adesso questo motivo. Poi quando arrivate alla vostra lunghezza,
scusate un attimo che allontano un po'. Quando è arrivata la vostra lunghezza, poi dovete chiudere come abbiamo fatto qua. Quindi se volete potete chiudere, non c'è, cioè se volete continuate, lavorate e chiudete, oppure se volete la stessa chiusura fate come abbiamo fatto qui, quindi lavorate ogni motivo separatamente. Quindi come abbiamo fatto qui fate la stessa cosa qui nelle maniche, ok? Quindi quando arrivate, quando siete certi che siete arrivati alla vostra misura, i due ventaglietti che abbiamo qua, quindi qui ci sono i ventaglietti, qui ci sono i ventaglietti, poi lavorerete separatamente i vostri motivi, ok? Allora, quindi andate avanti e poi adesso vi faccio vedere anche come fare un bordino allo scollo, va bene? Ecco qua la maglia finita, ok? Ho finito le maniche, il bordo delle maniche come abbiamo fatto qua nel bordo della maglia, quindi non vi ho fatto vedere la chiusura delle maniche perché tanto è uguale, la lavorazione è uguale a questa del bordo della maglia, va bene? Allora qui ho fatto il bordino, ho fatto il bordino, ho fatto delle maglie alte qui, lavorate tutte in una maglia di base qui, vedete? Quindi ho fatto 6 maglie alte lavorate tutte in questa maglia alta, poi ho saltato 2 maglie di base e nella terza ho fatto una maglia bassissima, quindi ancora salto 2 maglie e nella terza faccio 6 maglie alte. Quindi questo anche diciamo è molto semplice come, diciamo, come bordino. Io ho scelto di fare questo bordino, voi se volete potete scegliere di fare un giro di maglie basse, un semplice giro di maglie basse. Io ho preferito fare così, diciamo anche come nella foto, perché ho visto che non si vede benissimo dalla foto che il bordino come è fatto, però all'incirca ho capito che era un bordino fatto così con delle maglie alte e maglie basse o bassissime. Io ho preferito fare la maglia bassissima, ok? Allora spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento. Spero che ho accontentato le mie amiche del mio gruppo Facebook a creare con Katia e Ale. E niente, spero che desiderate anche voi realizzare questa maglia. E, insomma, se lo fate fatemelo sapere, se non vi piace la maglia fatemelo sapere lo stesso, e se vi piace mettete anche dei pollici in su, va bene? Allora io vi saluto, vi do appuntamento, diciamo appuntamento, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, buona giornata a tutti, ciao.